Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Scheda sul banco della Maxa inverte, unità esterna, unità interna, display, ventilatore, filtro della scheda esterna. Come da titolo, errore E6, errore di comunicazione che adesso andremo a vedere. Andremo a vedere anche i vari test da fare, perché qui abbiamo l'elettronica di un climatizzatore intero, unità interna, unità esterna. Manca solo il ventilatore esterno, ma non ci importa perché è a 220 volt, quindi non viene controllato dal processore. Bene, è un po' un casino perché ci sono un bel po' di cavetti, però non ho potuto fare di meglio. Togliamo intanto il ventilatore che non ci interessa tanto, mettiamo qui. Quello che ci interessa a noi sono i connettori dei cavi sia dell'unità interna, che è questo, e sia dell'unità esterna, che è questo. Quindi entrambi sono collegati tra di loro e facciamo un test di comunicazione. Per chi non sa come funziona la comunicazione tra le due unità, alla fine del video vi lascio un video dedicato esclusivamente per l'errore di comunicazione, come funziona la trasmissione di dati. Quindi ve lo lascio alla fine del video, troverete un'icona da che potete cliccare sopra e entrare direttamente a vedere il video. Ok, diamo alimentazione. Accendiamo l'unità interna. In questo momento si è alimentata la scheda esterna. Bene, sta già funzionando. Non so se sentite il suono, proviene da rilevatore di fase che ho qui. Andiamo a fare il test. Bisogna mettere un puntale sul cavetto della comunicazione, che solitamente è indicato con S, e l'altro cavetto va messo sul neutro. Quindi partiamo dalla scala più alta per poi scendere. Eccolo lì, possiamo vedere la comunicazione tra le due unità. È partito anche il ventilatore interno. Ok, vado a togliere alimentazione. In questo momento io ho spento l'unità interna, potete vedere la luce rossa sul display, e andiamo a vedere la comunicazione. Ci sarà ancora finché l'unità interna non toglierà l'alimentazione sulla scheda esterna. Andiamo a vedere la comunicazione sulla scheda, perché se trovate la lancetta del tester fissa che non oscilla, quindi avete un problema di comunicazione. In questo caso, seguendo il cavetto nero, questo di comunicazione, e andate sugli optisolatori. In uscita degli optisolatori dovete avere un voltaggio alternato. Eccolo qui, il tester sta sui 50 volt diretta corrente. Io ho preso l'analogico perché è più intuibile, ma possiamo farlo anche con il multimetro digitale. L'optisolatore in questione è U132. All'uscita del U131, l'altro fotoaccoppiatore, quindi è la stessa cosa, optisolatore o fotoaccoppiatore è la stessa cosa, cambia solamente il nome.
andiamo a vedere, perché anche qui dovremmo trovare un'oscillazione. Su questo optisolatore dobbiamo mettere il tester a 2,5 volt, quindi quando comprate un tester analogico guardate se la scala arriva a 2,5 volt, la scala più bassa della diretta corrente. In questo caso possiamo vedere la comunicazione del voltaggio oscillante. Ci sono due transistor in particolare che possiamo andare a controllare direttamente. Ecco, in questo momento l'unità interna, cioè la scheda interna, ha tolto una fase alla scheda esterna e il LED è ritornato fisso. Ecco, adesso si è spento completamente il LED. Diamo di nuovo alimentazione e poi la togliamo, perché sennò si attiva le tre fasi sul compressore. Vediamo se riesco a farvi vedere il LED. Quando comincerà a lampeggiare il LED verde, significa che sta comunicando con l'unità interna. Quindi aspettiamo che incomincia a lampeggiare. Bene, in questo momento il LED sta lampeggiando, quindi sta a significare che le due unità stanno dialogando, quindi c'è comunicazione tra le due unità. Quando il LED è fisso significa che non stanno dialogando, quindi accendiamo. Fare riferimento ai due optisolatori, ovviamente se il LED è fisso, e sostituirli una volta che avete sostituito e il LED rimane ancora fisso, e allora potete andare direttamente a fare il test sui transistor. I transistor in questione sono: si è attivato di nuovo il compressore, ovviamente ci rimane la comunicazione per un po', come ho detto prima, finché l'unità interna non toglierà la fase all'unità esterna. Ok, andiamo a fare il test sui transistor. Andiamo sul transistor Q131, mettiamo un puntale sulla massa e l'altro lo mettiamo sul collettore, quindi ci dovrebbe dare un voltaggio alternato. In realtà questo non è un voltaggio alternato, ma è uno scambio dati, è un voltaggio in diretta corrente, però è alternato perché c'è uno scambio dati. In realtà se lo scambio si dovesse fermare ci rimane un voltaggio in diretta corrente, ok? Quindi questo è quello che dobbiamo avere sul Q131 pin collettore. Adesso andiamo a vedere il transistor Q132 che è proveniente dal processore come RX. Anche qui abbiamo il voltaggio alternato sul collettore, ovviamente. Il multimetro sta in scala 10 volt. Possiamo anche scendere a 2,5. Vediamo che la lancetta si vede meglio lo scambio dati. Per quanto riguarda il circuito di massa, potete prenderlo, insomma, qualsiasi parte che abbia la massa, anche perché la massa sul secondario è unica. Ecco, ad esempio, su questo lato manca un condensatore. Possiamo prendere la massa da qui e quindi è molto semplice e facile. Vi ricordo che dove sta il condensatore, la parte bianca è la parte di massa. Quindi andiamo a accendere la luce, forse si vede meglio. Quindi qui
e questo è il transistor, è il Q132. Sono due transistor, uno di emettitore e l'altro di ricevitore, TX e RX, quindi trasmettitore e ricevitore. Ok, quindi in questo momento l'unità interna ha tolto la fase, quindi si andrà a spegnere l'unità esterna. Bene, detto questo, si possono fare altri test. Prendiamo il multimetro analogico, andiamo di nuovo ad alimentare. Sulla tensione di cui lavora lo scambio dati dovete mettere, come ho detto prima, un puntale sulla comunicazione e l'altro puntale sul neutro, e quindi potete vedere che abbiamo un voltaggio alternato, arriva a 40 e supera anche 40 volt. Da dove prende questo voltaggio? Lo prende dal cavetto marrò. Allora, se manteniamo il puntale nero sul blu con il puntale rosso, andiamo su D134 e dobbiamo avere 53 volt. Ecco, non si vede bene il diodo, però vi sto dicendo il codice del diodo stampato in modo che potete fare riferimento, fate anche in modo di seguire il video passo passo. Bene, detto questo, poi andiamo a vedere i secondari, cioè i voltaggi sui secondari della scheda. Abbiamo 12 volt sul 125, su D123 abbiamo la 5 volt. Su questo regolatore di voltaggio dovremmo avere la 15 volt e ce l'abbiamo, e 12 volt dovremmo avere su questo diodo, purtroppo coperto dal silicone non riesco a trovare il codice stampato, mentre invece sul D124 dobbiamo avere da 18 volt. Bene, poi a parte questi diodi non ce ne sono più. Per quanto riguarda il processore, è alimentato a 3,2 volt, che poi in realtà sono i volt che troviamo sui transistor nella parte di comunicazione. Per quanto invece riguarda l'oscillatore, quello che riesco a vedere di qua, c'è scritto P1027 P65. Ripeto, è un P1027 P65. Poi sotto c'è scritto 5BB, sotto ancora c'è scritto 1132G. Beh ragazzi, abbiamo visto come fare il test di comunicazione. Ovviamente prima di accedere alle schede assicuratevi che tra le due unità il cavo di comunicazione sia integro, ci sia continuità tra le due unità, il cavo deve essere integro e soprattutto non ci deve essere ossido, perché può dare problemi alla comunicazione. Assicuratevi anche che avete la 220 volt tra blu e marrò. Dopodiché, se sull'unità esterna rimane LED fisso, allora significa che avete un problema di comunicazione. Ok, quindi non riesce a dialogare con la scheda interna. Ovviamente il problema potrebbe essere anche la scheda interna, non è detto che possa essere la scheda esterna, ma nella maggior parte dei casi è sempre la scheda esterna ad avere problemi. Bene, Memory Frigger, questo è tutto, il video finisce qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, importante per supportare il canale e fare in modo che possa fare altri video. E niente, da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo in un prossimo video.